Bentornati su questo canale, sono Steve in the World in diretta da Australia e oggi vi parlerò di un argomento complesso, ma non poi così tanto. Più che altro argomento di confusione, vi parlo del tax return, ma prima sigla! Attenzione a non confondervi con il tax back, perché sono due cose completamente differenti. Come definire in parole semplici il tax return? È la chiusura dell'anno fiscale in Australia per capire se dovete dare delle tasse o dovete pagare delle tasse al governo australiano, oppure se non dovevate pagare quelle tasse e in quel caso vi verrebbero restituite. Quindi, durante l'anno lavorativo i datori di lavoro vi verseranno dei contributi, parte dei quali sono destinati al governo australiano, mentre in alcuni casi è possibile recuperarne una parte tramite una pratica chiamata tax return, la dichiarazione dei redditi italiana, anche se la definizione non è proprio così. L'anno fiscale termina il 30 di giugno e dal 1 di luglio al 30 di ottobre c'è questa finestra fiscale per completare la pratica e pagare per il tax return. Parlando di cifre e percentuali, se hai un working holiday visa, il vostro datore di lavoro verserà sui primi $37.000 guadagnati il 15% di tasse. Quindi è molto raro che un working holiday visa ottenga indietro delle somme elevate o somme in qualsiasi genere. Io ho sempre pagato, ad esempio. Il primo anno non ho guadagnato 37.000 e ho comunque pagato una somma grande. Quest'anno ho guadagnato più di 37.000 e ho pagato di meno. Ancora non me lo spiego. Sarei dovuto andare da un tax agent, probabilmente avrei pagato qualcosa a lui, ma forse sarebbe stato in grado di farmi recuperare qualcosa. Sono sicuro di questo. Per i miei errori di non aver marcato la casella giusta durante la compilazione del TFN, che vi spiegherò dopo, e forse anche per qualche errore di qualche datore di lavoro. Non lo saprò mai. Ci sono due modi per compilare questo tax return. Numero 1. Andare in un ufficio del lato e quindi affidarsi a un tax agent. Può costare tra i 50 e i $200, questo dipende da chi te lo fa, però vi sa dare dei consigli utili e vi sa aiutare, quindi compilerete il form direttamente davanti al tax agent, vi dirà quale casella marcare piuttosto che un'altra e cercherà la soluzione migliore per voi. In questo caso dovrete portare con voi il passaporto, il TFN, il numero del TFN, eventuali ricevute di spese di lavoro. Cosa vuol dire? Che se durante il vostro lavoro, durante quell'anno, avete acquistato per motivi di lavoro le divise, le scarpe o tutto quello che vi è servito per il lavoro, allora dovreste aver tenuto gli scontrini, gli fate una foto o quant'altro, e glieli portate, perché questi possono essere detratti. E punto numero 4, dovrete portare con voi i payment summary, o quello che noi definiamo PayG, che non sono le buste paga, ma è un foglio o un PDF che dovrà rilasciarvi, che deve rilasciarvi il vostro datore di lavoro entro il 1 di luglio, dove alla fine di questo foglio c'è un numerino che vi riporta il totale di tutte le tasse pagate. Ed è quel numero che voi dovrete dare al tax agent e che inserirà nella compilazione del tax return. Ma siccome non è poi così complicato compilare questo tax return, vi porto al metodo numero 2, online. Ok, prima di tutto bisogna creare un account su MyGov. In questo caso io sono già nel sistema, quindi inserisco la mia email. Ok, la password. E vi manderanno sul numero australiano un codice da inserire per accedere. È sempre diverso e lo dovete fare ogni volta che vorrete accedere. Ok, perfetto. Australian Taxation Office. Ecco qua. Come si può notare da questa schermata, io ancora non ho pagato l'ultimo periodo, che è quello che va da luglio 2018 a luglio 2019. Ho già compilato il tutto e infatti c'è qui la somma da pagare, il totale. Se voglio andare a vedere, ecco qua, l'anno scorso io pagai $445, nonostante ho guadagnato molto di meno. Ok, questo è il ristorante dove ho lavorato per quasi 6 mesi e qua invece c'è la chicken farm.
dove ho fatto i miei giorni, ma ovviamente arriva fino a luglio. Questo è quello che ho guadagnato, ovviamente non supero i 37.000, alla fine ho dovuto pagare quei 400 e passa dollari. Questo è quello di quest'anno. Ok, ritorniamo qui nel dettaglio di quello che ho da pagare quest'anno. Ecco, quest'anno per assurdo io ho guadagnato molto di più, si parla di un totale di 38.718 dollari, quindi ho superato i 37.000 dollari, ma devo pagare di meno. Ora, ho conosciuto molte persone che invece di pagare hanno ricevuto dallo Stato dei soldi. Gli stessi argentini, tutti si sono stupiti quando io gli ho detto che devo pagare al governo. Fa come no? Si chiama tax return, vuol dire che ricevi indietro. No, in realtà io ho sempre pagato. Va bene. Comunque, non riesco a farvi vedere il dettaglio, ma quando compilerete il tax return ci sarà già in automatico tutti gli ABN per le compagnie dove avete lavorato. Se manca, dovrete prendere le PIG, quelle che vi avranno inviato per email, e inserirle manualmente. Dopodiché date l'ok, inserendo magari anche le spese che avete, in questo caso io ho messo 240 dollari di protective clothing, non mi hanno richiesto nessuno scontrino, ma evidentemente me l'hanno accettato così. Quindi tenetevi tutti gli scontrini che fate, in caso ve li richiedano, mettete il totale qui e quando invierete la richiesta, in ritorno vi arriverà il totale da pagare. Una cosa che mi sono dimenticato di dire nel video che avete appena visto è che una volta che voi accedete al lato e che dovrete fare il login per la prima volta, vi chiederà se volete farlo manualmente o se volete usare un link code. Cosa che vi consiglio, perché è tramite il link code che tutto verrà fatto automaticamente. Per ottenere questo link code dovrai chiamare questo numero che vi lascio in descrizione ma che vi apparirà anche qui, che è il 13 28 61. Parlare con l'operatore e dirgli che avrete bisogno del link code per fare il tax return. E dovete tenervi a portata di mano il vostro numero TFN, perché è tramite quello che vi genererà il code, per cui tutto verrà automaticamente dopo. TFN e passaporto. Non si sa mai. Ottenuto il tuo link code, basta inserirlo nella voce che poi vi verrà richiesta inserire il link code e procedi poi ad inserire tutti i tuoi dati. In automatico vedrai tutti i dati contenuti nel tuo PIG in automatico. Se ancora non sono stati inseriti automaticamente, dovrete inserirli voi manualmente. Prendete la vostra PIG e riportate i dati quanto richiesti. È proprio semplicissimo. Hai la PIG davanti, il numero del totale delle tasse e altre informazioni che dovrai inserire, ma le vedrai comparire, quindi sarà tutto molto facile. C'è un'altra questione che crea molta confusione riguardo al tax return, ovvero essere o non essere residenti, perché la parola residente in sé che crea una confusione che ancora nessuno riesce a capire perfettamente. Io sono residente nonostante sono in working holiday. Vi spiego perché. Quando firmate un contratto di lavoro per ogni lavoro nuovo che dovete iniziare, c'è la voce dove dovrete compilare il TFN e nel TFN c'è questa casellina da marcare riguardante a se sei un working holiday maker o se sei un residente per tax purpose. Ok? E voi dovete sapere esattamente che cosa andare a marcare, perché è importante. Normalmente, se sei in working holiday, marchi working holiday maker e verrai tassato come un working holiday maker. Ma se sei con un working holiday, non per forza sei un working holiday maker. Mi spiego peggio. Se siete residenti australiani, pagate meno tasse. Se non lo siete, pagate più tasse. Ma per residenza non si intende essere residente australiano, non si intende essere residente permanentemente. Per residenza si intende residente ai fini fiscali, che è diverso da essere australiani. Io sono con un working holiday visa e non mi sento residente, ma la regola dice che se lavori 6 mesi con lo stesso datore di lavoro nello stesso posto, allora sei residente per i fini fiscali. Quindi in teoria paghi meno tasse. Inoltre, se sei iscritto all'AIRE come me, automaticamente sei residente, specialmente per i fini fiscali. Quindi marcare la voce residente per tax purpose può essere un vantaggio.
Io non l'ho fatto ed è per questo che mi trovo comunque a pagare delle tasse. Ho sempre ritenuto di essere un working holiday maker perché ignoravo questa... scusate. Perché ignoravo questa cosa dell'essere residente o non residente, ho sbagliato e avrei potuto ottenere dei vantaggi e non lo saprò mai. Come sapere di preciso, se ancora avete dei dubbi, se siete residenti o meno? È molto facile. Ritorniamo al lato, ufficio o online. C'è un piccolo test di 5 domande a cui dovrete rispondere e alla fine di questo test saprete e vi diranno direttamente siete residenti o non siete residenti ai fini fiscali. Ultima parentesi riguardo al tax return è l'essere esenti dalle tasse. Sappiamo oggi che alcuni tipi di visto, come ad esempio lo student visa, può essere esente dalle tasse, quindi non pagarle, ma ricevere direttamente i soldi che magari avrebbe dovuto ricevere col tax return direttamente con il vostro stipendio settimanale. Questo è un piccolo trucchetto che volendo può anche fare il working holiday visa. Perché? Andate nelle opzioni del TFN quando dovete compilare e cercate la voce tax free. Potete marcarla in un solo caso. Se sapete che con il vostro lavoro part-time guadagnate una cifra in 2 settimane, attenzione non una settimana, ma in 2 settimane andate a guadagnare una cifra che si aggira intorno ai $700, allora potete usufruire di quell'opzione, ma solo su quel lavoro. Quindi in questo modo otterrete tutti i soldi subito. Meglio subito che aspettare la fine dell'anno fiscale, che magari siete già tornati in Italia, avete chiuso il bank account e c'è comunque il modo di recuperare quei soldi se dovete recuperarli, ma perché aspettare quando potete averli subito? Non è che state facendo qualcosa di male, è semplicemente un piccolo trucchetto per chi in quel momento sta lavorando in part-time e guadagna sotto una certa soglia. Che cosa succede se non pagate queste tasse? Probabilmente niente, non è sicuro ancora la questione, diciamo che io non sono ancora sicuro, ma l'unica cosa sicura è che se volete ritornare in Australia per qualunque altra ragione, con qualunque altro tipo di visto, magari avete trovato un modo di restare permanentemente, volete tornare con uno student o con un partner visa, qualunque altro tipo di visto, potreste avere dei problemi. Quindi il mio consiglio è, volete tornare? Pagate, non siate in debito col governo, siate sempre nella ragione. Perché dal momento che vi trovano qualcosa, potrebbero negarvi il vostro ingresso in Australia e questi sono dolori. Sul tax return credo di non avere altro da dire. Quindi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per essere sempre informati sull'uscita di un nuovo video. Ciao!